Ciao ragazzi, bentornati nella baia. Qualche giorno fa, dalla registrazione di questo video, è stato rilasciato Zero Caliber 2, al momento solo in standalone, per visori meta, e successivamente arriverà anche una versione PC. Ho avuto modo di provarlo in single player e cooperativa, e potete vedere il gameplay pubblicato da Trinità sul suo canale Warrior, link in descrizione. In questa recensione di Zero Caliber 2 vi parlerò di aspetti positivi e negativi di questo gioco, quindi se stavate pensando di comprarlo, fatevi un favore e guardate questo video fino alla fine, ma prima disattivate l'adblock, fatelo ripartire con le pubblicità, e se lo avete già fatto non dovete fare altro che mollare gli ormeggi, issare le vele e possiamo salpare. Non sono un fan di Zero Caliber, il primo capitolo era uno shooter a tema militare con una buona varietà di armi e con grandi possibilità di personalizzazione. Uno shooting piuttosto curato e gradevole, ma offriva una campagna che non era altro che una serie di missioni e sfide da completare senza un filo logico o narrativo che le collegasse. Era più una specie di poligono di tiro in VR dove scaricare un po' di colpi nei giorni tediosi. Zero Caliber 2 non si distacca molto dal suo predecessore per quanto riguarda il lato tecnico. In compenso offre una campagna con una storia, giocabile in singolo o in cooperativa fino a 4 giocatori. Sicuramente sull'aspetto grafico ci sono state delle aggiunte importanti, non a livello di risoluzione e qualità, perché non possiamo paragonare il primo capitolo su PC con questo, che al momento è solo standalone. Tuttavia gli ambienti risultano più ricchi di elementi e dettagli, anche se, nonostante le missioni durino davvero parecchio, anche oltre i 30 minuti ciascuna, le mappe non sono aperte e dispersive, ma corridoi obbligati da seguire nei quali avanzare facendosi largo a suon di proiettili, abbattendo gruppi di nemici. Le meccaniche di gioco di Zero Caliber 2 offrono uno shooting continuo, frenetico, senza doversi preoccupare di sprecare colpi, sia perché questi possono essere trovati continuamente e ovunque, sia perché è possibile attivare la modalità colpi infiniti. Il puntamento è preciso, anche con mirini e ottiche aggiuntive, mentre i mirini telescopici non vi faranno venire molta voglia di usarli, sia perché ci saranno rarissimi casi in cui le distanze saranno così grandi da poterli usare, sia perché attraverso la lente l'immagine risulta molto sgranata e di bassa qualità. Le texture dei modelli, ambienti e armi non fanno gridare al miracolo, rispetto al primo c'è qualche effetto di luce, qualche riflesso, non ci sono ombre, nemmeno statiche o disegnate sulle texture, non c'è illuminazione dinamica, ma d'altronde stiamo parlando di un gioco standalone, quindi perché aspettarsi qualcosa del genere? Le animazioni dei vari modelli, come personaggi amici o nemici, mezzi terrestri e aerei, non sono tra i punti forti di Zero Caliber 2. Sembra di giocare a uno di quegli shooter casinari dei primi anni 2000, dove tutto era molto squadrato, le movenze dei personaggi erano robotiche, aerei ed elicotteri volavano male in cielo e i carri armati semplicemente sparivano dopo averli fatti esplodere. Zero Caliber 2 non è certo un gioco figlio di questa generazione, sia a livello grafico, anche per gli standard dei giochi standalone, sia a livello tecnico, con troppe imprecisioni, sbavature a ogni passo, animazioni approssimative e ovviamente gli immancabili bug che ormai sono la normalità per ogni gioco appena pubblicato. Cosa c'è di buono? La possibilità di giocare la campagna con i propri amici, vero cardine del divertimento offerto da questo gioco, la possibilità di avviare delle mod create da altri oppure creare le proprie, un'enorme scelta di armi e accessori tra ottiche, bocche di fuoco, prese, calcioli, puntatori, lanciatori e molto altro. E infine, per ogni mappa ci saranno delle armi nascoste con delle skin speciali che, una volta trovate, potranno essere selezionate nel loadout. Entrando nell'armeria che si trova all'interno del proprio hub si potrà provare l'intero equipaggiamento, anche quello che non è ancora stato sbloccato, ma si potrà portare in missione solo dopo aver raggiunto il livello richiesto. Non è tutto, perché prima deve essere acquistato. Esperienza e crediti si guadagnano completando le missioni. Zero Caliber 2 non è lo shooter rivelazione del 2024, non offre nulla di nuovo rispetto a quello che abbiamo giocato già in passato. Per esempio, se avete giocato Crossfire Sierra Squad, troverete molte similitudini, anche se trovo Zero Caliber 2 migliore sotto molti aspetti, soprattutto nello shooting, le meccaniche delle armi e nella balistica. Per un gioco del genere non c'è da menzionare l'intelligenza artificiale, totalmente assente, visto che i nemici non faranno altro che correre verso di voi, chiedendo di essere impallinati come delle anatre quando si apre la stagione della caccia. In conclusione, ci vogliono 30 euro per giocare a Zero Caliber 2, e sinceramente, almeno per il momento, non so se vale così tanto. La campagna, da giocare in singolo, non è un granché. Il comparto grafico è un po' indietro rispetto agli standard odierni dei giochi standalone. La cooperativa è divertente se vi piacciono gli
degli shooter dove non è richiesta nessuna conoscenza di tattiche o preparazione, ma solo la voglia di correre e sparare migliaia di colpi. C'è una vasta componente di personalizzazione delle armi, e se non siete troppo schizzinosi soffermandovi su sbavature come la mancanza di ragdoll e nemici che vanno giù con animazioni da cinema indiano, forse riuscirete ad apprezzarlo più di quanto abbia fatto io. Il mio voto per Zero Caliber 2 si ferma a 72 su 100, a causa delle grosse limitazioni al comparto tecnico, le eccessive approssimazioni un po' ovunque e il rapporto qualità-prezzo un po' sbilanciato. Vedremo se la versione PC riuscirà a far aumentare la reputazione grazie a un comparto grafico migliore, l'aggiunta di una fisica più credibile e un'intelligenza artificiale che offra una sfida più appagante e magari, perché no, dei nemici che reagiscano fisicamente in modi più credibili ai vari colpi, cadendo per terra come un vero corpo senza vita farebbe, invece che fare le sceneggiate da film d'azione di terz'ordine. Grazie per essere giunti alla fine del viaggio e aver visto il video per intero. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere tra i commenti se avete già provato Zero Caliber 2 e se questa recensione è in linea con le vostre impressioni. Se volete acquistarlo potete entrare nel gruppo Telegram con la lista completa di tutti i miei giochi meta scontati del 15%. Ricordate che le politiche del programma referral sono cambiate, quindi adesso è necessario che siate nella mia lista di amici e dopo aver usato il link dovrete inserire il codice FRIEND15 al momento del pagamento. Per qualsiasi richiesta potete entrare nell'altro gruppo Telegram, una chat dove poter parlare con me e col resto della marmaglia. Dal vostro capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia per un'altra avventura. Un saluto marmaglia. Ho ho!